Avevo già un soprannome così. Quando giocavo a pallacanestro ero un playmaker io, cioè ero quello in teoria che diceva le azioni, eccetera. Mi chiamavano Sformetti a Modena, perché quando i ragazzi del CUS, eravamo una squadra universitaria, non facevano quello che dicevo io mi incavolavo come una bestia, ma è ovvio, no? Allora, Sformetti durante la pallacanestro. Se lei prova a dirigere delle squadre di meccanici, è un dipartimento dove ci sono dentro 160 persone. Faccio ridere, adesso sono 2.000, 3.000. Allora 160 persone erano tante, tutte molto brave, quindi dovevano avere rispetto di te. Ed io quindi, quando non ubbidivano, magari anche a quegli ordini sbagliati, ma tanto sapevo che Ferrari dietro di me mi avrebbe dato ragione, anche se io sbagliavo, mi arrabbiavo parecchio. Allora i meccanici mi avevano... A Modena è classico dare dei soprannomi. Mi chiamava. Sapevano che io mi chiamavo Sformetti quando giocavo a pallacanestro, mi chiamarono Furia. Ma io non mica me ne abbia male. Anzi, delle volte mi incavolavo veramente come una furia, se non ascoltavano quello che dicevo io. Ed era l'unico modo di poter gestire dei meccanici e in un qualche modo mettere anche i piloti in condizione di ascoltarmi. Non è una cosa facile. Posso dirle che gestire John Surtees, che so io, Jody Scheckter, Niki Lauda in particolare, non era una cosa facile. Era estremamente più facile con gente come Lorenzo Bandini, Lodovico Scarfiotti, perché eravamo italiani ed inoltre molto più amici, anche se anche gli altri diventammo amici. Poi devo dire che non mi posso lamentare, mi hanno sempre ascoltato. Io facevo basket, giocavo a pallacanestro ed ero il player della squadra. E lì avevo capito che bisogna alla squadra sapere gestire le persone, che non sono mai uguali. Tutti pieni di voglia di fare, tutti disegnatori. E questo ho capito che mi faceva comodo anche. Infatti ho avuto della gente vicino, con i quali sono stato molto amico. Rocchi, quello che disegnava principalmente motori. Ma non parlo di Salvarani, che era quello che si occupava dei telai dei cambi, di un'abilità con la matita, tutti e due. Secondo me, oggi, se non arrivavano a essere più veloci di un disegnatore col calcolatore, ci mancava poco. Le posso fare un esempio? Nella transizione da Kitty si doveva andare alla 12 ore di Sebring e Kitty aveva fatto nascere una macchina con le sue idee. Erano da poco andati via, non potevamo certo, noi dovevamo seguire quello che era stato impostato. Proviamo a Modena una macchina sportiva, più o meno va tutto bene, solo che non si riusciva a cambiare. Aveva scelto un tipo di ingranaggi con i denti di agganciamento che erano usati a Bologna, da chi faceva gli ingranaggi, ma sarebbero andati bene per una macchina che non avrebbe girato quel regime. Il cambio girava talmente veloce che i denti erano troppi e con poco spazio. Io provo le macchine, insomma tutti i piloti che provano le macchine mi dicono che non si cambia, si gratta, sa cosa vuol dire? Cambiavano e riuscivano a cambiare usando molta forza, non era una cosa accettabile per una corsa di durata. Io erano le prime cose che facevo. Andiamo su, facciamo una riunione e io dico, sentite, così non si va a correre. Bisogna che riusciamo in questi 10 giorni che abbiamo, l'unico modo è di fare degli ingranaggi con quelle dentature, si chiamano i denti dog, da cane proprio. Sono brutti, volgari, però funzionano. Almeno era quello che avevamo capito noi. Invece lì erano state introdotte delle dentature molto raffinate, però si vede che non funzionavano. Capita che quando si fanno le cose d'avanguardia niente funziona. E io devo dire, Salvarani si è messo al tavolo da disegno con la matita, con un pacco di carte
di fogli trasparenti, almeno una ventina. Dal complessivo, man mano che disegnava e che finiva un particolare, tutta l'officina era stata allertata, c'era anche mio padre, si figuri, Giberti, tutti c'erano. Tiravamo via da lui, dal tavolo da disegno, man mano che finiva un particolare e abbiamo rifatto tutti gli ingranaggi dell'interno del cambio. Abbiamo provato la macchina il giorno prima che ci fosse l'aereo, si cambiava perfettamente. Il miracolo aveva fatto Salvarani, quelli che avevano costruito i pezzi, che erano stati lì anche la notte. Allora c'era un modo di affrontare le cose molto diverso. Voglio dire, la gente arrivava al sacrificio personale, in particolare per una fabbrica come la Ferrari. C'era gente che sapeva anche non andare a letto. Io vi dico, per esempio, tanto per dirvi, in un Le Mans non siamo andati a letto per 2 giorni e mezzo. Tant'è che io ricordo una cosa che i miei vecchi meccanici me l'hanno sempre ricordata, adesso non ci sono più, sono rimasto io. Andammo alla fine della 24 ore, siccome avevamo provato il venerdì, ma la notte c'era stato un temporale, avevamo avuto dei problemi e ci eravamo resi conto che dovevamo modificare la macchina. Quindi abbiamo lavorato la notte tra venerdì e sabato fino al mattino. Poi le macchine pronte finalmente, che era mezzogiorno, siamo andati a fare 1 ora e mezzo di sonno dandoci il cambio, 2 ore. Alle 4 si è partiti, 24 ore siamo finiti a letto il giorno dopo, la sera. Io ricordo che sono andato a letto, sono andato in camera da letto, perdono. C'era una doccia, sono entrato nella doccia, ho aperto la doccia leggermente tiepida, mi sono seduto e mi sono addormentato. Allora i meccanici sentivano quest'acqua che andava e uno dice, ma vuoi vedere qui? Ma come sa fa su? Ma l'acqua la va dappertutto. E loro sono venuti a vedere, hanno visto che ero là che dormivo sotto la doccia. Tanto per dirle, io molto meno robusto dai meccanici ero andato completamente. Una volta, per esempio, la faccio ridere, eravamo a Brands Hatch e lei sa che allora si correva dalle 9 fino alla sera alle 6. Erano tante gare, no? Allora io riuscii a convincere uno degli amici inglesi a farmi fare una corsa con una Mini. Solo che questo figlio di buona donna l'ha detto a Graham Hill, e non mi ricordo chi era là, insomma l'ha detto a 2 piloti di quelli validi che correvano. Questi qui mi hanno trovato in mezzo alle Mini. Non so se lei sa, Brands Hatch, c'è una curva che si chiama Druids, che si sale, poi si fa una curva e si scende con una discesa molto rapida. Io probabilmente la curva la facevo a 60 all'ora, 50 forse, non lo so. A un certo momento questi 2, Graham Hill e quell'altro, mi hanno pescato, mi hanno preso prima della curva. Con le 2 Mini mi hanno preso. Io ho fatto la curva probabilmente a 3 volte la mia velocità. Oramai non tenevo più neanche il volante, ma questi bravi ragazzi, userei delle altre parole, quando mi hanno fatto farla, mi hanno mollato a una velocità almeno 70 km più veloce di quella che facevo io, quindi così insomma, sono riuscito ad arrivare al box e mi sono fermato, contento di essere sopravvissuto. Loro ridevano come dei pazzi, per loro era semplice, non per me.